Ciao, io sono Lucio e questo è un Brewing Diary, dove tengo traccia delle mie ricette e delle mie esperienze nel mondo birrario. Oggi parlerò della mia camera di fermentazione low cost. Durante la mia prima cotta ho lasciato il fermentatore abbandonato a se stesso. Poi, piano piano, ho inserito una serpentina di riscaldamento e la accendevo quando il termometro attaccato sul fermentatore dava una temperatura che non mi convinceva troppo. Sì, lo ammetto, ho fermentato l'US05 a 28 gradi. Quindi, dopo un periodo in cui imbottigliavo più esteri che birra, ho deciso di fare qualcosa per migliorare le mie birre. Il primo step è stato sicuramente quello di accettare che la birra non sentiva freddo quando lo decidevo io, un po' come una mamma che impone al figlio di mettere la felpa perché sente freddo lei. Il secondo step è stato quello di studiare il metabolismo del lievito. Infatti, il lievito produce più esteri se fermenta in alcune fasi della fermentazione a temperature troppo alte. In più li può produrre anche se si fa underpitching, ma per quello non credo di poter fare molto, in quanto usando lievito secco non posso calcolare, se non in modo spannometrico, quante cellule vive sto inoculando nel lievito. Quindi, quando faccio una birra, al momento dell'inoculo avrò già letto la scheda del produttore di quel lievito che sto usando e vari pareri di gente che ha già usato quel lievito su internet. Ma soprattutto sto usando una camera di fermentazione, perché come dice il vecchio mantra, il birraio fa il mosto ma è il lievito che fa la birra, e quindi bisognerà metterlo nelle condizioni migliori per poter lavorare come vogliamo. La camera di fermentazione è low cost, come d'altronde lo è il mio impianto, di cui vi racconto nel link in descrizione e in info box. Per costruire la camera ho usato del polistirene espanso, che non è altro che il materiale che si usa in edilizia per isolare termicamente le case. Ho usato dei pannelli da 5 cm di spessore. Potevo usarli da 3, ma volevo complicarmi la vita nel taglio, infatti vi consiglio di acquistarli già tagliati oppure di munirvi anche degli attrezzi appositi per tagliarli. Io ho usato un coltello da cucina e non è stato per niente facile. Però volevo stare tranquillo sull'isolamento termico che potevano dare i pannelli da 5 cm piuttosto che quelli da 3. Quindi, dopo aver preparato la struttura, ho rivestito le pareti interne con un foglio adesivo liscio e impermeabile. Infatti la probabilità che del liquido fosse caduto all'interno della scatola era molto alta, e infatti è successo, e soprattutto volevo che i pannelli non si impregnassero di muffa. Infatti l'ambiente di fermentazione è abbastanza umido e quindi la probabilità che si creassero delle muffe era molto alta. Per chiudere la struttura avrei potuto usare della schiuma poliuretanica espansa, ma invece ho usato del nastro carta, perché vorrei che questa camera di fermentazione fosse smontabile, in modo da occupare poco spazio quando non la uso e avere più posto in casa. La camera si compone di due vani, uno in cui metterò il fermentatore e l'altro in cui metterò delle bottiglie di acqua congelata che raffredderanno l'aria. Nella parete che separa i due vani è inserita una ventola che sposterà l'aria fredda dalla parte delle bottiglie alla parte del fermentatore. Per dare calore al fermentatore userò la solita serpentina riscaldante. La ventola e la serpentina sono controllate dal termostato. Per la scelta del termostato avevo due strade, o Linkbird ITC308 oppure l'STC1000. Ho scelto Linkbird perché è già montato e quindi mi evitava dei lavori di elettronica che avrebbero impiegato molto tempo per essere effettuati. Il sensore del termostato verrà invece inserito all'interno di un pozzetto che sta direttamente a contatto con il mosto. Anche qui avevo due strade, potevo forare il fermentatore lateralmente oppure sul coperchio. In prima battuta ho forato lateralmente il fermentatore ed è stato molto più difficile in quanto quel lato del fermentatore è più spesso e quindi preferisco forare il coperchio. In più, in caso dovessi cambiare il fermentatore, cosa che faccio più o meno una volta all'anno in base a quante cotte faccio, avrei dovuto rifare il foro se questo fosse sul lato del fermentatore. Mentre visto che il foro è sul coperchio, mi basterà portare il coperchio da un fermentatore all'altro quando devo fare questo cambio. Un altro aspetto da considerare per dove mettere il foro
è che se il pozzetto non è ermetico e è posizionato sul lato, si rischia di perdere del mosto durante la fermentazione, mentre se è posizionato sul coperchio al massimo uscirà della CO2. E per chiudere ermeticamente il pozzetto ho usato 2 O-ring di gomma che mi ha regalato la ferramenta, e il pozzetto è fissato attraverso un bullone che nel mio caso è da mezzo pollice, ma dipende dallo spessore del pozzetto. Facendo 2 conti ho speso 38 euro per il termostato, 14 euro per i pannelli isolanti e una decina di euro per il nastro adesivo impermeabile. Se anche tu hai una camera di fermentazione, raccontamelo nei commenti. Preferisci il frigorifero o la versione low cost? E questo è tutto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti.